Oggi siamo con Emidio Mansi, figura della cultura gastronomica campana e autentico cultore della pasta. La sua famiglia da generazioni ha custodito e tramandato i segreti dell'essiccazione lenta, dell'impasto con acqua delle sorgenti dei monti lattari e dell'uso esclusivo di grani duri di alta qualità. Per Emidio Mansi, come vedremo, la pasta non è solo un alimento, è un simbolo identitario, un patrimonio culturale che parla di territorio, lavoro artigianale e convivialità. Sappiamo che la pasta è il filo e luce della sua vita ed è un patrimonio familiare. Ci racconti il suo personale rapporto con la pasta? Bene, mi chiamo Emilio perché Emilio di Nola era mio nonno ed era il secondo pastificio di Gragnano, dopo Garofalo. E niente, quindi sono cresciuto a Napoli, nato e cresciuto diciamo, nella mia vita a Napoli, però quando nel 79 fece il pastificio il sogno della mia vita era di creare un pastificio che riprendesse questa tradizione familiare che è antica ovviamente. Poi sono venuto qui e ho avuto la fortuna di poter costruire da zero un marchio, un lancio in Italia e lo sviluppo di un progetto che era quello di Garofalo, quindi è come se avessi realizzato il sogno della mia vita. Insomma. Ora giocare nel Napoli e fare questo, insomma, giocare nel Napoli non ci sono riuscito, però questo sì. Negli anni 60 il pastificio di suo nonno era un punto di riferimento per la comunità locale e Garofalo era già una realtà consolidata. Ci racconti la storia del pastificio di famiglia? Il pastificio di mio nonno, di nonna in questo caso stiamo parlando, nasce perché all'interno della famiglia di mio nonno il padre già aveva un piccolo pastificio, i figli, come spesso capitava in queste famiglie, come è capitato spesso nelle famiglie del sud, non tendevano a unirsi per costruire e ingrandire l'azienda, ma fondamentalmente si dividevano, per cui il pastificio del padre di mio nonno andò a uno dei fratelli, il maggiore, e gli altri si divisero e mio nonno iniziò una serie di collaborazioni con vari pastai, tra cui uno divertente che si chiama Paolo di Nola, ma non erano parenti tra di loro, e infine acquisì uno stabilimento che poi è stato quello per cui ha costruito Mulino e Pastificio e ha costruito questo progetto soprattutto di esportazione della pasta, tant'è che il motto del pastificio mio nonno era la pasta dei 4 punti cardinali. E da lì sì, c'è stata una crescita rilevante, ha avuto un ruolo importante nella comunità di Gragnano, aveva un desiderio di spingere moltissimo la città e soprattutto creò anche un partito che era una sorta di socialismo particolare all'interno della città, si chiama Stella Rossa il partito. E, insomma, aveva un ruolo importante nella città e cercava di coinvolgere, di vivere molto la comunità locale. E questo è successo soprattutto negli anni 50 e poi nel 60, e poi lui è morto nel 69. Poi dopo la sua morte nel 69 il pastificio è andato avanti con un po' di difficoltà dovute al tramandare una esperienza che era fortemente individuale dell'imprenditore. Negli anni 70 purtroppo l'evoluzione della distribuzione italiana e del marketing non ha permesso a tanti pastifici di Gragnano, tra cui Garofalo tra l'altro, di riuscire a svilupparsi in maniera molto forte e quindi perché chiaramente serviva una capacità di gestione di una distribuzione che non era più quella di una volta e piano piano l'azienda è andata a perdere di rilievo fino a chiudere senza fallire, quindi negli anni 70 quando erano quei periodi di scioperi della crisi economica, insomma nel 79 chiuso. La pasta ha alle spalle una storia millenaria fatta di miti, scambi culturali e trasformazioni. Quali sono, secondo lei, le origini più significative di questo alimento così centrale nella nostra cucina? Innanzitutto parliamo di pasta secca di grano duro che è una differenziazione importante perché la pasta intesa come miscuglio di grano e acqua è assolutamente universale, quindi è qualcosa che è esistito sempre nel tempo e nello spazio della dimensione umana. La pasta secca di grano duro ha un'origine abbastanza precisa, nel senso che sostanzialmente deriva dagli arabi perché avevano questa esigenza di poter trasportare un prodotto non fresco, quindi che non si inacidisse, e quindi inventarono questo sistema di essiccazione della pasta che poi si è tramandata nel tempo. Il primo segnale notizia che abbiamo della pasta secca in Italia e in Sicilia, Travia, in particolare intorno all'anno 1000, dopodiché si è diffusa in tutto il Mediterraneo di fatto e
la particolarità sostanziale poi del grande sviluppo della pasta, il momento critico, perché diciamo fino al 1600-1700 la pasta era abbastanza diffusa in tutti quanti i paesi che affacciamo sui porti, tant'è che ancora oggi esiste una tradizione di pasta a Genova, piuttosto che in Sicilia, piuttosto che nel sud della Francia, in Spagna. I fideos per esempio sono un esempio tipico di questo tipo di prodotto, però era considerata come un prodotto di complemento, cioè non era un piatto di pasta centrale. La storia, diciamo la parte più o meno leggendaria della pasta, è che intorno al 1700, inizio 1700, il regno delle due Sicilie, che era un regno gastronomicamente molto ricco perché appunto era Campania Felix e i napoletani non erano chiamati mangiaspaghetti ma mangiafoglie, ebbe un momento di carestia e di crisi di piante, quindi proprio ci fu un problema grosso di alimentazione. E siccome la pianta del grano duro, che era diffusa nelle Puglie, era molto resistente, si pose il problema di come far mangiare le persone con un unico ingrediente che fosse il grano duro e la pasta in particolare. Ora è chiaro che nel momento in cui tu hai un unico elemento di nutrizione deve essere masticabile, cioè nel senso che se non ha masticabilità non sazia, e quindi l'evoluzione di questo mondo fu quello di cercare assolutamente il modo di rendere questa pasta quella che oggi definiremo al dente. E qui nasce Gragnano, sostanzialmente. Gragnano è annunziato a questo territorio per una serie di motivazioni, che è il momento fondamentale. Quindi Gragnano non è la città dove è nata la pasta, è la città dove è nata l'industria della pasta. La pasta artigianale è quella fresca, la pasta artigianale secca si fa comunque, la pasta secca di grano duro si fa con le macchine, quindi non esiste una pasta artigianale secca. Esistono aziende più o meno grandi, ma non esiste una pasta artigianale intesa con la dicitura ufficiale, tant'è che non si può denominare una pasta secca artigianale. Perché Gragnano? Perché questo territorio aveva una serie di caratteristiche molto importanti per poter fare questo tipo di processo. È in un territorio in cui c'è una valle dove erano già installati dei mulini che venivano precedentemente utilizzati per la seta. Esiste un corso d'acqua su cui questi mulini potevano macinare, in un punto centrale tra la Puglia e i porti, dove poteva arrivare e spedire il prodotto, e ha un microclima particolarissimo perché, avendo le montagne alle spalle e il mare davanti, ha una ventilazione costante e una piovosità non altissima. Per cui all'interno di questo territorio si iniziò questo percorso di essiccazione della pasta secondo un processo che poi è quello che ancora oggi si fa, cioè sostanzialmente fare un miscuglio di semola di grano duro e acqua. Questo miscuglio, che non è uniforme perché è una gramola, non è un impasto, viene poi trafilato con molta fatica. Questa trafilatura poi porta a un prodotto che ha circa il 30% di idratazione, che si deve essiccare. Il processo di essiccazione deve portare questo prodotto col 30% di idratazione al 12,50. Per poter fare questo percorso bisogna farlo con una certa gradualità, nel senso che il primo problema è non far attaccare i maccheroni, e quindi immediatamente veniva portato al sole di mezzogiorno per poter fare quello che si chiama tecnicamente l'incarto, cioè una patina esterna. Però poi questo incarto doveva essere di nuovo riidratato, perché altrimenti si crepava, si bottava, come si suol dire tecnicamente, e quindi non si doveva fare queste piccole crepe, perché altrimenti in cottura si apre, e quindi veniva portato nelle cantine per fare il rinvenimento, quindi a una temperatura, diciamo, ambiente, per poter riportare l'idratazione completa ma tenendo il prodotto asciutto. E infine c'era l'essiccazione vera e propria, che veniva fatta con temperatura, con ventilazione e con attenzione dei pastai, e questo si faceva sul corso di Gragnano, che fu costruito da zero, nel senso che la città fu abbattuta e ricostruita intorno al 1800 per poter seguire l'asse del vento, proprio perché la città era una grandissima macchina di essiccazione, tant'è che la strada che spesso capita nelle foto di Roma in realtà è meno importante di quella che c'è dietro, che a Gragnano chiamano Lampo-Vento, perché è una strada fatta a curve in modo che il vento entrava e sparava fortissimo per poter essiccare la pasta. Quindi è una città che fu costruita esattamente per essiccare la pasta. Sul piano terreno si facevano le paste lunghe e si faceva sostanzialmente una produzione costante. Poi, siccome la pasta, come tanti prodotti dell'alimentare, è un prodotto che il tempo e la tecnologia migliorano, nel senso che la pasta originariamente era immangiabile per noi, sarebbe immangiabile per noi, era acida, era fatta non solo di grano duro, era fatta di miscugli,
igienicamente poco, diciamo, poco commestibile. La prima grande tecnologia che ha portato l'evoluzione della pasta è stata la costruzione delle stanze cilindro, cioè la possibilità di portare questa fase di essiccazione all'interno di una stanza chiusa che veniva esattamente, replicava tutte quante le caratteristiche della ventilazione, quindi c'erano i ventilatori, oppure le finestre per poter fare la reazione, c'erano le stufe per poter fare il calore, e questo permetteva di essiccare la pasta a prescindere dalle situazioni meteorologiche. Può sembrare un passaggio banale, ma è quello che ha dato la rivoluzione della pasta, perché la pasta così è diventata un prodotto democratico, perché ovviamente poter essiccare per strada, per arrivare a una produzione di un lotto ci volevano anche una settimana, più di una settimana, mentre invece in questa maniera i tempi si restrinsero, il prodotto diventò più disponibile, i prezzi più democratici, e il prodotto diventò quello dei napoletani che tutti conosciamo, diventarono mancherebbe. Poi l'evoluzione della pasta ha seguito sempre questo percorso, ancora oggi le fasi della produzione della pasta sono esattamente le stesse, cambia la tecnologia, per cui in realtà è la cultura pastaia che si tramanda, non è le macchine oppure la modalità di produzione. Questo percorso inevitabilmente è stato quello che oggi rende Gragnano ancora unica, perché è chiaro che non è più l'area del vento che asciuga la pasta, non c'è più l'esigenza specifica, per quanto ci siano le sorgenti di un'acqua particolare, ma è questa cultura passaria che, tramandata da padre in figlio, rende molto importante il controllo, cioè nel senso che quando un pacchetto passa davanti oppure quando si deve controllare la varia fase di essiccazione, una cosa è che tu hai tuo padre, tuo nonno, tuo bisnonno che ha fatto questo lavoro, cioè proprio nella tua cultura, nell'esperienza di base, e questo è un valore aggiunto per tutti, compreso chi fa il commerciale, eppure ha una storia di pasta, tutto sommato. Dal dopoguerra a oggi l'Italia è profondamente cambiata anche a tavola. Come è evoluto il ruolo della pasta nella nostra cultura alimentare? Allora, la pasta è un prodotto unico, la pasta secca di grano duro è un prodotto unico, lo ripeto sempre perché è importante, perché spesso si tende a pensare alla pasta fresca come qualcosa che ha una gerarchia diversa rispetto alla pasta secca. In realtà per chi fa pasta secca la pasta fresca è come il riso, cioè è proprio un'altra cosa, non è nella nostra cultura, non è un altro prodotto. La pasta secca però al contrario ha un ruolo determinante, nel senso che l'Italia è un paese fortemente campanilista in assoluto, ma sul cibo drammaticamente campanilista, nel senso che non è un fatto regionale, è proprio un fatto di comuni i prodotti. Però se uno pensa quale prodotto, quale alimento è trasversale su tutte quante le regioni, su tutte le culture, quale prodotto si mangia da Bolzano a pranzo, a cena, alla Sicilia, questa è la pasta secca. Cioè nel senso che gli spaghetti al pomodoro, piuttosto che anche con un olio e parmigiano, sono un piatto assolutamente trasversale. Quindi il ruolo della pasta è sicuramente importante in alcune regioni che sono quelle che culturalmente hanno un consumo di questo prodotto molto alto, e questo chiaramente stiamo parlando del centro-sud, in particolare Campania, Puglia, Sicilia sono regioni dove c'è un consumo molto alto di pasta. Però è anche vero che poi la ricettazione è effettivamente trasversale e mischiato sono il prodotto, e questo è stato un elemento che poi ha reso la doppia strada dell'esportazione, nel senso che la prima grande strada dell'esportazione, oggi la produzione italiana è divisa a metà nel consumo interno e metà sull'esportazione, quindi c'è una grandissima esportazione di prodotto. L'Italia ovviamente è il primo paese produttore del mondo, e paradossalmente questo nasce proprio dalla cultura dell'immigrazione nelle Americhe in generale, perché tutto sommato i milioni di italiani che erano emigrati avevano bisogno di avere un legame col territorio, e questo legame col cibo è fondamentale. Che cosa più facile che portare un prodotto essiccato come la pasta? Cioè nel senso che portare prodotti freschi è molto più complicato, portare la pasta no. E quindi la pasta diventò di fatto anche il punto centrale dell'alimentazione italiana all'estero, e oggi questa diffusione si sta evolvendo moltissimo all'estero, nel senso che un lavoro che noi continuiamo a fare, che probabilmente la pasta, che era diciamo nella cultura generale verso l'estero, mentre in Italia diciamo esiste una cultura molto precisa del prodotto e della sua regionalità, quindi ognuno ha le sue preferenze. Insomma, in Sardegna si mangia tantissimo gli spaghettini,
piuttosto che la famosa diatriba tra pasta liscia e pasta rigata. La penna rigata per un campano insomma è meno rilevante della sigaretta a zita liscia, mentre per esempio nel Lazio il rigato è molto amato. Non è un fatto di meglio o peggio, è proprio un fatto di cultura, di abitudini. Noi amiamo la pasta più grossa al sud, Napoli, altre regioni hanno invece i formati più piccoli. Però al di là di queste diversificazioni sostanzialmente esiste una cultura molto chiara di come cucinare il prodotto, cioè uno spaghetto col tonno, una pasta col tonno è la pasta degli studenti di qualsiasi parte dell'Italia, non è una cosa che gli devi spiegare. All'estero questo elemento manca un pochino, nel senso che all'inizio esisteva una replica di quella che era l'antica tradizione culinaria italiana, quindi tramandata, e quindi c'era uno schema abbastanza fisso, tant'è che alcune ricette che sono considerate di cucina italiana in realtà non erano, noi non le consideriamo tali, non so, gli spaghetti bolognesi oppure gli spaghetti con le polpette o le fettuccine alfredo, sono cose che a noi sembra strano che sia così, in realtà erano quello che sono ricette che stavano sul territorio e che però sono state portate all'estero da questi emigranti. E quello che poi è cambiato molto è che invece anche oggi questi paesi all'estero iniziano a capire che la pasta è una tavolozza su cui si può costruire un piatto. Questo per esempio noi come Garofalo lo spingiamo tantissimo, uno dei racconti che facciamo, abbiamo fatto una campagna che si chiama World is Our Sauce, nel senso che vogliamo raccontare che se sei in Spagna e hai le acciughe cantabriche mettile in un piatto di spaghetti, se sei in Germania impara il pasta e patate, se sei in Svezia fai la pasta col salmone, insomma, quindi la cultura del territorio mischia la pasta e può diventare anche all'estero questa base semplice di prodotto. Non dimentichiamo che la pasta è il prodotto che ha il rapporto prezzo-felicità più alto in assoluto, cioè nel senso che un piatto di pasta costa normalmente 25-30 centesimi. 25-30 centesimi non c'è niente che dà tanta felicità, sazietà, soddisfazione, convivialità e gioia di un piatto di pasta, quindi è assolutamente un prodotto universale. Citando il professor Nioli, è un prodotto anche religiosamente universale, nel senso che è l'unico prodotto che va bene per tutte le religioni, perché è halal, è kosher, è qualsiasi cosa, non c'è una religione che proibisce la pasta. La pasta nasce come un piatto umile, popolare, ma oggi è diventata un simbolo globale. Come si può preservarne l'autenticità in un mondo sempre più globalizzato? La cucina è per principio globale, non esiste l'autenticità nella cucina. Cioè, pensare l'autenticità nella cucina è autarchica e ottusa. Il pomodoro non è italiano, non è del Mediterraneo, eppure se uno immagina tutti quanti i posti del Mediterraneo sono basati sul pomodoro. E allora che facciamo? Non passiamo alla pasta col pomodoro. E quindi, diciamo così, lì l'ansia dell'autenticità è un'ansia che noi non consideriamo. Quello che conta è l'ansia del concetto di qualità. Su questo invece è molto importante, riuscire a trasmettere costantemente quali sono le caratteristiche che rendono la qualità del prodotto e quali sono i prodotti qualitativi. Questo è il lavoro che fondamentalmente dobbiamo fare, e questo proprio sulla base del discorso che facevo prima di allargamento nel mondo deve essere il valore aggiunto che noi portiamo, perché abbiamo una conoscenza e una capacità di fare che ci arriva dalla nostra storia, e questa è la vera arma che dobbiamo portare avanti, portare la qualità e spiegare agli altri qual è la qualità. Se noi riusciamo a fare questo, diciamo così, quello che nella giusta domanda dell'autenticità voleva raccontare viene raggiunto, nel senso che questo valore della cultura italiana del cibo rimane. Poi se dobbiamo cucinare, se vogliamo immaginare che l'evoluzione della pasta sia cucinata nel wok, non vedo niente di male, anche sostenibile, in termini di sostenibilità è l'unica pentola, un unico fuoco, quindi teoricamente avrebbe anche un futuro in questo senso. Quindi non dobbiamo schematizzarci su questo concetto, l'importante è essere chiari su quello che è la qualità del prodotto. La pasta di Gragnano ha ottenuto nel 2013 la certificazione IGP. Quali sono state le principali sfide affrontate durante questo processo e in che modo l'adesione agli standard IGP ha influenzato la percezione del marchio sia in Italia che all'estero? Allora, è stato un percorso concettualmente complesso, nel senso che le aziende di Gragnano sono molto diverse tra di loro e fanno prodotti diversi tra di loro, nel senso che hanno una cultura individuale del prodotto e anche un pastificio assolutamente
basato sulla tecnologia e sull'industria come il Garofalo, ha una cultura artigianale molto radicata dentro di sé, e questo comporta, artigianale significa che il prodotto finale esce come io lo voglio, non come è standardizzato la macchina mi porta a fare, e quindi il risultato finale di ognuno dei pastifici è diverso e unico nella sua produzione, per cui quando si è dovuto ragionare di quale fosse il punto di unità è stato deciso di partire da una base alta generale di produzione, nel senso che il livello di proteine della semola che danno la qualità del prodotto, e la pasta è un prodotto fatto di un solo ingrediente che è la semola, di grano duro, e quindi la qualità di questa materia prima è la base di tutto. Non si può fare una pasta eccellente con una semola normale. Per fare una pasta eccellente serve una semola eccellente. Poi io posso fare una pasta brutta con una semola eccellente perché non sono capace, ma non posso fare una pasta eccellente con una semola normale anche se sono il più bravo in assoluto a produrre. E quindi la materia prima era la prima base. Dopodiché due o tre elementi di produzione sicuramente li abbiamo presi in considerazione, che non sono, anche in questo caso non devono essere considerati come dei pilastri, nel senso che la tecnologia evolve e quindi questa tecnologia può portare dei cambiamenti su questa parte, e infine abbiamo creato una base di partenza che era assolutamente uno stand, un'asticella alta per tutti, sotto la quale non si poteva andare, e che ovviamente doveva essere a Gragnano, perché questa cultura di produzione, appunto, non perché ci fosse un microclima, tant'è che un IGP non è un DP, quindi, ma perché fondamentalmente questo portava una cultura e una storia tipica del territorio, doveva essere fatta nel territorio. Partendo da questo standard comune per tutti quanti, poi ci sono le unicità di azienda, e questa l'unicità è in molta parte oggettiva, ma poi rimane anche soggettiva, perché ognuno può scegliere il prodotto che vuole, l'emozione che gli dà. Anche la scatola può essere una parte dell'emozione, dell'esperienza di gustazione. La tavola, e in particolare la pasta, ha da sempre la capacità di unire le persone, anche quelle appartenenti a generazioni diverse. In che modo, secondo lei, questo alimento riesce ancora oggi a creare legami così forti? Perché è assolutamente flessibile, quindi essendo flessibile si può fare con un prodotto costosissimo e si può fare con un prodotto economicissimo, e in entrambi i casi non è detto che il piatto col prodotto costosissimo sia superiore a quello col prodotto economicissimo. È un prodotto veloce da preparare, è un prodotto che proprio comporta la convivialità, è un prodotto che si divide, non c'è la porzione di pasta, c'è un piatto che poi viene suddiviso tra le persone, quindi è proprio per principio un prodotto conviviale, è un prodotto su cui è facile unirsi, ed è un prodotto in cui si crea immediatamente una fusione, un'unione. Credo che rimarrà sempre questo, e sempre di più si diffonderà ovunque questo tipo di concetto di prodotto. Se le chiedessi di chiudere gli occhi, quale formato di pasta le viene in mente? È legato ad un ricordo in particolare o a una semplice predilizione culinaria? Beh, ci sono, ovviamente, siccome sono cresciuto nella pasta, ho tanti pezzi di questo, nel senso che se mi dici il formato a cui sono perfezionato sono le sigarette Ziti, perché sono il formato della mia infanzia. Se mi dici il formato che preferisco, per me sono i vermicelli, perché non a caso dal Garofalo gli è dato il numero 10, perché è un formato che secondo me ha la dimensione perfetta tra lo spaghetto, che è molto flessibile, va bene per tutto, e anche lo spaghettone, che per me è ottimo, eccellente, ma è vincolato su alcune ricette. Il vermicello per me è perfetto, è il formato perfetto. Poi ce ne sono degli altri che mi divertono, ci sono alcuni che proprio non amo. Tipo per esempio non amo i paccheri, mi spiace dirlo, non sono un amante dei paccheri, è un formato che non mi piace. Odio i fusilli, le lumache rigate è un formato che non mangio, però sono fatte appunto di cultura, di esperienza mia. Poi, cioè, invece dei fusilli mangio i radiatori, che mi piacciono di più. Una volta e per tutte, qual è la cottura esatta per la pasta? Allora, questa è una domanda estremamente importante, su cui noi come Garofalo insistiamo tantissimo, nel senso che anche se la pasta la consumiamo tutti i giorni, anche se facciamo il paese che più produce pasta, anche se siamo nel mondo di mangiamaccheroni, in realtà abbiamo una piccola confusione su questo elemento, perché molto spesso a noi capita di sentire: io la pasta me la mangio, però me la tiro un minuto prima perché è più al dente. In realtà la pasta tirata un minuto prima è cruda,
La pasta è al dente quando è completamente idratata, quindi quando all'interno non c'è nessuna pasta cruda, e ciò nonostante rimane al dente perché la qualità è buona. Per cui tanti pastifici fanno tirare la pasta prima, perché così rimane, ti dai la percezione costante di essere al dente, ma se tu lo tiri un minuto prima, una pasta scadente e una pasta di eccellente qualità rimangono uguali, perché entrambe sono crude e quindi entrambe danno la percezione del dente. Come si fa a vedere questa cosa? È basta, è facilissima. Se la pasta rimane attaccata al dente vuol dire che è cruda. Se invece rimane gommosa ma non ti rimane attaccata al dente vuol dire che questa elasticità, che è quella che viene data dal prodotto, rimane costante. E questa è una cosa che su come si fa garofalo.it noi spieghiamo abbastanza bene e raccontiamo che questa è la differenza, perché il tempo tra quando la pasta è idratata, quindi quando è pronta, e quando poi diventa scotta, più lungo è questo tempo, oggettivamente più buona è la pasta. Una pasta che se non la tiri un minuto prima è scotta, non è buona. Punto. E un'altra cosa che sulla cottura della pasta, diciamo, ultimamente ci fa impazzire è questa tendenza alla cremina, che piace molto nella pasta. In realtà la pasta che rilascia gli amidi è una pasta scadente, quindi la pasta non deve rilasciare l'amido per fare la cremina. La mantecatura si fa lavorando la pasta, non perché l'ha rilasciata. Se rilascia la cremina vuol dire che la pasta è scadente. Una pasta alle vongole con la cremina è un'eresia proprio concettuale. La pasta alle vongole deve essere lì sciolta, non deve essere con la cremina. Va bene, noi la ringraziamo. È stato un piacere averla intervistata. A disposizione. In bocca al lupo.